questo è il mio recente acquisto. Si chiama George Wilkinson ed è un aggeggino per fare waffle e pancake. Questa mattina voglio provare con voi a fare i veri pancake, perché di solito faccio tipo delle crepe un pochino più spesse. Questa volta invece voglio provare a fare la ricetta dei pancake proteici. Comunque dice che si possono fare un sacco di cose, tipo pancake, waffle, rainbow cookies, brownie cookies. Ah, e quelli che stanno andando un sacco di moda ultimamente, crumble cookies. Proveremo a fare anche quelli. Quindi se noi mettiamo questi all'interno otteniamo dei waffle. Vedo che basti accendere così. Vedo che le spie sono accese. Stamattina non impazzirò a dividere gli albumi dai tuorli, perché abbiamo preso già gli albumi a parte e andranno messi 100 grammi di albume di lancina. Oggi facciamo le cose fatte bene. 116. Ecco i nostri albumi. Questo latte d'avena è senza zuccheri, contiene calcio, vitamina B2, B12 e D3. Ottimo. Il latte di avena. Ecco la farina. E aggiungiamo anche mezza bustina di lievito pan degli angeli. Adesso vediamo se il nostro George Wilkinson funziona. Aggiungiamo le gocce di cioccolato. Che profumino, raga! Prepariamo un buon caffè. Comunque non c'è stato bisogno di mettere né olio né burro, perché le piastre sono perfettamente antiaderenti. Zucchero di canna, polvere di ginseng, caffè, goccetto di latte e una spolverata di cannella. Guardate che meraviglia che è venuta fuori, si intravedono anche le gocce di cioccolato, e ho deciso di farcirli con della crema di pistacchio. Una goduria per gli occhi e il palato, secondo me. Qua la mia montagna di pancake è crollata. Ma sono belli lo stesso, spero che siano altrettanto buoni. Vabbè raga, guardate il dentro, si sono sciolte le gocce di cioccolato. Ma che ve lo dico a fare? Ottimo lavoro George Wilkinson. Sembra un pan au chocolat. Me la sento molto Emily in Paris stamattina. Allora, non è stucchevole, proprio perché io non ho messo nell'impasto lo zucchero. Non amo le cose eccessivamente dolci. Inoltre le gocce di cioccolato che abbiamo utilizzato sono fondenti, quindi più tendenti all'amarognolo che al dolce, e quel velo di crema di pistacchio che equilibra il tutto. Cioè raga, io li trovo perfetti, perfetti. Un'altra cosa che sto amando è la spolverata di cannella nel mio caffè. Dà quelle vibes autunnali in cui tra un pochino stiamo entrando, piano piano ci stiamo addentrando in questa splendida stagione. Un consiglio che vi voglio dare, se non avete tempo ovviamente raga, preparatevi l'impasto la sera, è semplicissimo. Oppure meglio ancora, fate proprio i pancake la sera e la mattina gli date una scaldata nel microonde, così avete una bella colazione sostanziosa già pronta la mattina. Secondo me è uno dei segreti per iniziare al meglio la giornata e di buon umore. Su di me influisce molto la colazione. Mi do una sistemata per rendermi un po' presentabile, a parte che ormai
mi avete vista in tutti i modi qua sul canale. Applico poco bronzer su tutto il viso perché voglio ancora un effetto abbronzato. Questo lo trovate da Eurospin, è la linea Make Up Fiori di Magnolia, e lo applico un po' così come una cremina che va giusto a dare quel velo, diciamo, esaltare quel velo di abbronzatura che è rimasto. Raga, fino a dicembre voglio portarmi l'abbronzatura dietro. Utilizzo il mio cancelletà di Maybelline in questa zona qui, che fa sia da copriocchiaie che da idratante. Sfumo con la mia spugnetta. Andiamo anche a ricreare dei punti luce. Questa volta invece di fare contouring faremo highlighting un po' in questa zona. Siccome c'è ancora quel velo di abbronzatura, preferisco esaltarla con il bronzer senza appesantirmi troppo col fondotinta, col contour, con tutti questi passaggi che sinceramente quando ho l'abbronzatura evito. Sistemiamo le sopracciglia, diciamo che sono più folte del solito, ma io vado sempre ad uniformare, a chiudere eventuali buchetti con la mia matita. Il segreto per delle belle sopracciglia è toccarle il meno possibile. Meno le togliete, meglio è. Gel trasparente per fissare. Che utilizzo questa palettina minuscola di Max More, vedete? Ci sono tutti questi colori tipo beggiolini, marroncini, questo ottanio che mi ispira molto oggi. Pennellino da sfumatura, prendo un marroncino molto chiaro e lo vado a sfumare qui nella piega dell'occhio per creare un po' di profondità allo sguardo. Sulla palpebra mobile vado a mettere un primer in crema. Nell'angolo interno vado a mettere un bel dorato. Diciamo che è poco che ho ricominciato a truccare gli occhi e questo periodo dell'anno torna in me la voglia di truccarmi, che durante l'estate con il caldo se ne va completamente. Poi mettiamo questa base aranciata shimmer al centro della palpebra. Voglio creare una sfumaturina. Nella parte esterna utilizzo questo bell'ottanio. Stessa cosa dall'altra parte, e poi riprendo il mio pennello da sfumatura e cerco di sfumare nuovamente i colori. Nella rima interna vado a mettere questo Kajal di Essence, sempre color acquamarina. Vorrei fare delle facce più carine quando metto la matita dentro l'occhio, ma non ci riesco. Sfumo con questo ombrettino in penna, il Color Express di Maybelline, sempre un verdino acquamarina. Eyeliner in penna marrone. Tanto mascara, il Lash Princess di Essence. Contornino labbra con la mia matita nude di Astra. Rossettino che avevo preso, raga, da Primark, che è questo color mattoncino, diciamo. Non è un nude, però ha questo sottotono aranciato che a me piace un sacco. Aggiungo un po' di illuminante in crema per esaltare i miei microscopici zigomi. Non ce li ho, raga, non ho gli zigomi, però cerchiamo di esaltare qualcosa. E voilà, settiamo con l'acqua termale. Io questo vizio di truccarmi e poi vestirmi me lo devo togliere. Spero di non fare disastri. È tornata la stagione dei jeans, i miei amatissimi calzedonia. Ora che è finita l'estate, credo di essere anche dimagrita. Cioè, adesso che non serve a nulla. Vedete, ho perso qualche chilo, ma vabbè. Non so come sia possibile questa cosa, raga, ma ho trovato una bralette dello stesso identico colore del mio top di Tezenis, cioè identico proprio. Se io non vi dicevo che sotto avevo una bralette poteva sembrare un unico pezzo, è identico. E sopra voglio mettere questo golf acquamarina. Comunque le temperature si sono abbassate, così
va un po' meglio. Ora, accessori Parfois, questa collanina tutta colorata che mi piace un sacco, abbinata su questo color Tiffany perché ha le pietre che riprendono. Questi orecchini corallo sempre di Parfois che riprendono un po', non so, il dettaglio del rossetto. Mi piace questo spezzare i colori freddi con i colori caldi. Siccome nulla è a caso, vedete anche i colori combaciano, utilizzo questo profumo di Elisab che è Girl of Now Forever. Guardate quanto è bella la bottiglia, è buonissimo, è fresco, floreale, c'è anche qualche nota di patchouli all'interno. Ora, come dico sempre io, siamo pronti per conquistare il mondo. Prima di conquistare il mondo, oggi volevo mostrarvi un pacco che mi è arrivato da Temu. Preparatevi una tisana, una tazza di tè, un caffè americano, quello che volete, quello che vi piace e godetevi il video. Ora voglio fare con voi l'unboxing di ciò che ho preso su Temu. La prima cosa che ho preso è questo zaino da viaggio, un mini bagaglio a mano, diciamo così, per le mie trasferte. Se durante l'anno mi capita di fare dei weekend, di spostarmi da qualche parte e non voglio portare con me una valigia, ad esempio, questo mini bagaglio è comodissimo, anche perché è stracapiente, pieno di cerniere. Posso mettere, non lo so, i miei dispositivi elettronici tipo un iPad, tipo il laptop, oppure agende, borracce, un cambio, quello che voglio. Ha veramente un sacco di tasche, sembra la borsa di Mary Poppins, perché anche se è piccolino e compatto c'entra veramente il mondo. Ero molto tentata di prenderlo rosa, poi ho pensato che ero molto vincolata negli outfit perché con uno zainetto rosa non è che si possono mettere proprio tutti i colori, quindi alla fine ho optato per il nero perché lo trovo elegante, va su tutto, mi posso vestire come voglio e come potete vedere, raga, è super pratico. La seconda cosa invece è uno zaino da trekking. Quest'anno ho intenzione di fare escursioni all'aperto, non so perché ma mi si è risvegliata un po' questa passione del camminare e quindi ho optato per questo zaino da trekking. Questo l'ho preso in questa colorazione ottanio perché comunque l'abbigliamento da trekking va molto colorato, anche questo munito di un sacco di tasche, c'entra veramente di tutto e di più. Lateralmente anche questo copricavo USB, credo sia per collegare il power bank se siete in giro appunto e volete ricaricare il cellulare. Ecco, anche questa comodità. E appunto non mi sono fatta problemi sul colore perché, ripeto, gli zaini da trekking hanno sempre queste colorazioni molto fluo, molto fantasiose, molto accese, quindi questo qui color ottanio lo trovavo stracarino, versatile. Come potete vedere ha l'allaccio che va sotto il seno e l'allaccio anche sopra i fianchi per scaricare bene il peso, in modo che non scarichi tutto sulle spalle, sulla colonna, quindi il peso viene distribuito in maniera uniforme. Insomma, questo zaino da trekking secondo me, raga, è la svolta. Altra cosa, questo mobiletto color Tiffany verde menta con i dettagli oro, stupendo, raga. Adesso devo decidere se mettere le cose della skincare o del trucco qua dentro. Forse credo più le cose del make up, perché ho notato un portarossetti laterale spettacolare. Anzi, lo facciamo insieme, già che ci sono lo voglio riempire insieme a voi. La parte superiore si apre, qui è veramente bella capiente, possiamo metterci ad esempio, non lo so, le cose un po' più alte. Qui praticamente ho un'intera scatolina dedicata ai fondotinta, un altro fondotinta, questo di Chanel, questa crema di L'Oreal, fondotinta minerale di Wycon, altra terra di Chanel, fondotinta, tutte le mini size di Vichy, fondotinta di L'Oreal, correttore, bronzer, blush in crema, illuminante. Ma qui entrano ancora cose. Raga, guardate questo lato, quanti portarossetti, è stupendo. Mettiamo tutti i nostri rossettini di MAC. Qua mettiamo soltanto Mulac, le matite occhi, qui lucida labbra, lip oil, eyeliner, un burro per le labbra, burro cacao alla pesca. Poi ho delle cialdine sfuse di ombretto, tipo pigmenti,
Qua metto la polvere di banana, illuminante alla pesca. Acquisto migliore che potessi fare. Rimaniamo in tema beauty. Ho preso una valanga di beauty blender, anzi powder puff. Le spugnette per il trucco non bastano mai, io le lavo spesso, faccio un utilizzo smisurato perché applico il fondotinta, il correttore, il blush in crema, ovviamente il contouring in crema, tutto ciò che è crema io lo distribuisco con le beauty blender, quindi una scorta del genere mi fa stracomodo. Inoltre non sono proprio tutte uguali, c'è quella fatta a uovo classica, questa qui che è perfetta raga per sfumare la zona sotto gli occhi, questa ad esempio che ha l'angolo sia qui che qui, ecco quest'angolino piccolino è perfetto per entrare qui nell'angolo interno dell'occhio e questi angolini del naso, questa è proprio perfetta per sfumare queste zone. Abbiamo una bella scorta. Altra cosa, ero rimasta completamente senza pinzette. Ho preso questa confezione di pinzette sopracciglia, c'è la classica pinzetta con la punta piatta rettangolare, quella con la punta obliqua che io preferisco, mi trovo molto bene con queste qui perché non so, hanno una forma che mi permette anche l'angolatura della mano di tirare bene le sopracciglia. Poi c'è questa qui, ovviamente anche con questa si tolgono le sopracciglia, ma io la trovo stracomoda per, sapete, prendere i ciuffetti di ciglia finte e metterli. Io mi trovo bene con queste, non so perché. E poi ne abbiamo un'altra con la punta obliqua, un pochino più netta, non so, più di taglio, non so come spiegarvelo. E comunque le testeremo tutte quante. Ultimamente non le sto toccando tanto le mie sopracciglia, vedete, mi piace un sacco la forma che hanno, mi piacciono folte, quindi vado praticamente a pulire il centro e questa parte qui, ma appena, quindi faremo insieme anche questa cosa della pulizia sopracciglia. Poi ho pensato anche alle cose per le mani, perché anche se non le faccio tipo da 1 anno e mezzo l'intenzione c'è sempre. Come si chiamano raga? Hanno un nome, non mi viene in italiano, vabbè qua c'è scritto nail wipes, sarebbero dei pad per sgrassare le unghie, per togliere lo strato di dispersione del semipermanente, del gel eccetera, e sono stracomodi perché non lasciano pelucchi, cosa importantissima. Una scorta di lime, anche di queste raga non ne avevo più, diciamo che per quanto riguarda le mani non avevo quasi più niente perché non facendole più da 1 anno e mezzo non ho più rinnovato le cose che avevo ed era ora di farlo, quindi paccone di lime che mi durerà un sacco. E un'altra cosa in cui ero messa veramente male è la fresa. Ne avevo una molto scarsa con un filo ballerino, ho voluto prendere un qualcosa di un po' più, spero, valido, ovviamente raga rosa. Qui si mette il filo, ovviamente questa va attaccata alla presa, qui si mette la fresa, qui abbiamo le classiche punte, vanno montate, ovviamente raga quando la proverò vi dirò com'è. Comunque mi piace come si presenta, carina, pratica, dovrebbe essere meglio di quelle fatte, sapete, a penna, che sono veramente pessime, si rompono subito. Questa dovrebbe essere un pochino meglio. Altra cosa che ho preso, essendo fissata con i profumi, sono questi portaprofumini. Praticamente, adesso vi faccio vedere come funziona. Questi potete riempirli con la vostra fragranza preferita senza portarvi in giro tutta la bottiglia di profumo che magari pesa un sacco. Sono da borsetta, da viaggio, potete portarli con voi ovunque. E mi piace il fatto appunto che siano tutti di colorazioni diverse perché in questo modo mi ricorderò quale fragranza ho messo dove. Io sono una di quelle che quando è in giro vuole spruzzarsi il profumo. Essendo il portaprofumino rosa ci metterò Prada. Si toglie il tappino, si inserisce il retro, vedete? Così si inizia a fare pressione. Poi comunque c'è questa parte trasparente, vi fa vedere il livello del profumo. Nel secondo portaprofumo voglio mettere Good Girl di Carolina Herrera. Il terzo andiamo a mettere J'adore. Ora andiamo con Classique di Jean Paul Gaultier.
Infine quello azzurrino lo dedichiamo al profumo maschile. E nulla raga, per chi come me è amante dei profumi, queste mini size sono la svolta da portare in giro con voi per rinfrescare il profumo, da mettere in borsetta, da portare in viaggio. E questo visto così può essere frainteso perché potrebbe essere un frisbee, vasino di un neonato. In realtà io non so se si sono dimenticati di mandarmi anche la parte sotto, cioè questa ciambellina era attorno ad un bicchiere, ok? Ed era molto carina come idea perché si poteva mangiare e bere contemporaneamente, magari guardando un film, o anche come porta snack da mettere in macchina, ok? Qui mettete tutti gli snackini che volete e sotto c'era il bicchiere con la cannuccia sopra che spuntava. La trovavo un'idea molto carina, ecco, solo che mi è arrivato soltanto questo, quindi vabbè, lo utilizzerò comunque come porta snack, anche perché io quando guardo film o serie tv devo sgranocchiare per forza qualcosa, però ecco, era carina la cosa del bicchiere, quindi non so se magari io dovevo prendere il bicchiere a parte o se loro si sono dimenticati di mandarmi il bicchiere. Facciamo questa americanata, qua mettiamo i pistacchi, coni al mais e croccantini al formaggio. Ho cercato un bicchiere da mettere in alternativa, ma non è come quello originale perché vedete, cioè questo sì, passa in mezzo ma dovrebbe rimanere bloccato, tipo così. Però dai, va bene, anche messo su un vassoietto con il bicchierino al centro, ne faremo comunque buon uso. Infine raga, ho preso il mop, era tanto che lo desideravo, ossia questo secchio e spazzolone, chiamiamolo così, per pulire a terra. È stracomodo, da una parte ci va l'acqua calda con, vedete, in questo piccolo erogatore, in questo piccolo flaconcino si mette il detergente, si intinge il mop all'interno e si strizza comodamente, facendo pressione si toglie l'acqua in eccesso e potete pulire i vostri pavimenti. Non sapete quant'è che lo vedevo nelle pubblicità eccetera e lo desideravo, quindi strafelicissima di questo acquisto per la casa. E nulla, io spero che questo unboxing Temu vi sia piaciuto. Ovviamente qui nell'info box o qui da qualche parte vi lascio il mio codice sconto se volete fare degli acquisti. Se questo video vi è piaciuto, vi è stato utile, vi ha intrattenuto, mi raccomando lasciate un bel pollice in su. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che escono qui sul mio canale. Se vi va ovviamente seguitemi anche su IG e noi ci vediamo qui ogni settimana con nuovi video e vi mando un grossissimo bacio. Mua.